Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel tutorial di oggi vediamo insieme come realizzare questa facilissima bambolina. Si tratta di un progetto simpaticissimo che possiamo utilizzare come portachiavi o anche semplicemente come regalino. Per questo progetto io utilizzerò un cotone numero 3 che lavorerò con un uncinetto numero 3,5 nei colori color rosa carne per fare la bambola e poi 2 tonalità di azzurro per il vestito, e poi userò un filato acrilico per fare i capelli. Per fare la testa avviamo un anello magico. All'interno lavoriamo 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringiamo l'anello e chiudiamo con un punto bassissimo. Mettiamo un segno. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nel terzo giro lavoriamo un punto basso e nel punto successivo un aumento. Ripetiamo per tutto il giro un punto basso, un aumento, avremo un totale di 18 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e un aumento. Ripetiamo per tutto il giro 2 punti bassi e un aumento per un totale di 24 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti bassi e un aumento per un totale di 30 punti bassi. Nel prossimo giro 4 punti bassi, un aumento per un totale di 36 punti bassi. Adesso lavoriamo 7 giri di punti bassi così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo un punto basso e una diminuzione. Ripetiamo un punto basso, una diminuzione. Alla fine del giro avremo un totale di 24 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo 12 diminuzioni, avremo un totale di 12 punti bassi. E adesso inseriamo l'imbottitura. E adesso lavoriamo il prossimo e ultimo giro composto appunto da 6 diminuzioni e avremo un totale di 6 punti bassi. Chiudiamo l'ultima diminuzione agganciando il filo azzurro o comunque il colore che avete scelto per il vestito della vostra bambola. Tagliamo il filo rosa che non ci serve più. E adesso proseguiamo con l'altro colore. Adesso lavoriamo 2 catenelle che sostituiscono il primo mezzo punto alto, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo un secondo mezzo punto alto. In ogni punto sottostante dobbiamo lavorare 2 mezzi punti alti, 1, 2,
Andiamo nel prossimo, uno, due. Proseguiamo fino alla fine, avremo un totale di 12 mezzi punti alti e terminiamo con un punto bassissimo sulla seconda catenella. 1, 2. Adesso 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto più una catenella di separazione. Entriamo nello stesso punto e lavoriamo un punto alto. Saltiamo un punto di base, questo, entriamo nel prossimo e lavoriamo un punto alto, una catenella e nello stesso punto un punto alto. Saltiamo un punto, questo, entriamo nel prossimo, un punto alto, una catenella e un punto alto nello stesso punto. Saltiamo un punto alto, una catenella, un punto alto. Saltiamo un punto alto, una catenella, un punto alto nello stesso punto. Saltiamo un punto alto, una catenella, un punto alto. Dobbiamo avere un totale di 6 archetti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E chiudiamo con un punto bassissimo sulla terza catenella d'inizio. 1, 2, 3. Adesso ci spostiamo con un punto bassissimo dentro il primo punto V, 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, rientriamo nello stesso spazio e lavoriamo un secondo punto alto, una catenella, rientriamo nello stesso spazio e lavoriamo 2 punti alti, 1, 2. Andiamo nel prossimo punto V, questo, vedete, e ripetiamo 2 punti alti, 1, 2, una catenella e nello stesso spazio 2 punti alti, 1, 2. Andiamo nel prossimo punto V e ripetiamo 1, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. E ripetiamo fino alla fine. Terminiamo con un punto bassissimo sulla terza catenella, 1, 2, 3. Ci spostiamo con 2 punti bassissimi, uno, il secondo lo lavoriamo nello spazio, 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e sempre nello spazio lavoriamo 2 punti alti, 1, 2, una catenella, 3 punti alti, 1, 2, 3. In ogni motivo dobbiamo lavorare 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti. Andiamo nel prossimo spazietto, questo, vedete, e ripetiamo 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella, sempre nello spazio 3 punti alti, 1, 2, 3 e ripetiamo fino alla fine. Chiudiamo con un punto bassissimo sulla terza catenella e tagliamo il filo.
Agganciamo il nuovo colore adesso in ogni spazio dobbiamo lavorare 8 punti alti. Allora il primo punto alto lo sostituiamo con 3 catenelle e poi appunto lavoriamo 8 punti alti. 2 3 4 5 6 7 8. Andiamo nel prossimo motivo e lavoriamo 8 punti alti. Andiamo nel prossimo motivo e ripetiamo 8 punti alti. Chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Per fare le gambe avviamo un anello magico di 6 punti bassi, poi nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi, nel terzo giro un punto basso, un aumento, totale 18 punti bassi e poi lavoriamo 2 giri di punti bassi così come si presentano. Adesso lavoriamo un punto basso, una diminuzione. Ripetiamo un punto basso, una diminuzione, torneremo a 12 punti bassi. Terminiamo l'ultima diminuzione agganciando il filo rosa e chiudiamo il punto. Tagliamo il filo azzurro che non ci serve più e adesso proseguiamo con il filo rosa e lavoriamo 6 diminuzioni. Avremo un totale di 6 punti bassi. Il filo teniamo circa 40 centimetri. E adesso con l'ago andiamo a chiudere i 6 punti bassi.
Adesso con un uncinetto più sottile entriamo proprio nel forellino e portiamo fuori il filo. E lavoriamo 18 catenelle. Per fare le braccia avviamo un anello magico con 5 punti bassi, poi nel secondo giro lavoriamo 5 aumenti per un totale di 10, poi lavoriamo un giro di punti bassi così come si presentano e nel quarto giro lavoriamo 5 diminuzioni. Tagliamo il filo, ne teniamo un bel po'. E adesso andiamo ad inserire un pochino di imbottitura. Entriamo con un uncinetto più piccolo nel forellino e portiamo fuori il filo. E poi lavoriamo 7 catenelle. Per fare i capelli, come abbiamo fatto per la testa, lavoriamo multipli di 6 fino a ottenere un totale di 36 punti bassi. Adesso lavoriamo 8 giri di punti bassi così come si presentano. Terminiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo e ne teniamo un bel po' perché poi ci servirà per la cucitura. Ritagliamo un cartoncino con l'altezza di 13 cm e poi andiamo ad avvolgere il filo intorno al cartoncino. In questa maniera andiamo a fare le ciocche di capelli.
ho incollato una piccola coccinella portafortuna ed ecco pronta la nostra bambolina. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto e che vi sia utile per i vostri lavoretti. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial. Ciao!